This is not the case. Lots and lots of people have parasites in Europe as well. E veramente non è così, perché ci sono tantissime persone proprio in Europa che hanno parassiti. You can pick them up by doing your gardening, working in the garden. Magari li si può prendere facendo del giardinaggio. If you have any pets, dogs or cats, Magari very se easy. si hanno degli animali domestici, cani, gatti. So if one person in the family has the parasites, it's very likely that most of the other family members have them as well. E quindi è altamente probabile che se una persona nella famiglia prende un parassita, che poi dopo questi si diffondano anche agli altri elementi della famiglia. So when somebody comes to me with a hair loss problems and they have parasites, I test the entire family. E quindi quando mi viene una persona che ha dei problemi di caduta di capelli dovuti a dei parassiti, io faccio il test anche su tutti gli altri elementi della famiglia. And maybe only one person has a hair loss problem, the others don't have a hair loss problem, but they still have the parasites. E magari c'è solo una persona nella famiglia che ha un problema di caduta di capelli, però tutti gli altri hanno i parassiti. So if not everybody takes something to combat the parasites, there's always cross contamination between people. E quindi se a quel punto non tutti prendono qualcosa per eliminare questi parassiti, si continua ad avere una questione di continua contaminazione incrociata. So that's the second cause I found for hair loss. E quindi questa è la seconda causa che io ho scoperto per la perdita di capelli. Okay. The third cause I found was food intolerances. La terza causa che io ho scoperto sono le intolleranze alimentari. If you continuously eat food that you're intolerant to, your digestive tract becomes inflamed. Se continuate a mangiare dei cibi verso i quali siete intolleranti, il vostro apparato digestivo si infiamma. One of the main foods that can cause hair loss is wheat. Uno degli alimenti principali che è tra le cause fondamentali della perdita di capelli è il frumento. If you have a wheat intolerance and you continue to eat wheat, you can actually get colon cancer. Se avete un'intolleranza al frumento ma continuate a mangiarlo, alla lunga potreste sviluppare anche un cancro al colon. This is an extreme case. I'm not saying everybody will develop this. Chiaramente questo è un caso estremo, io non sto dicendo che questo è quello che toccherà a tutti. I had a client a few weeks ago who had a colon cancer. È venuto da me un cliente qualche settimana fa che aveva un cancro al colon. And none of the doctors checked whether he had any food intolerances. E nessuno dei medici da cui era stato aveva mai verificato se lui aveva una qualche intolleranza alimentare. It's just not something that doctors do. It's not their fault, but they just don't do it. E non è una cosa che abitualmente fanno i medici, non è colpa loro, ma semplicemente non lo fanno. So I checked and I found he did have a wheat intolerance. Io ho verificato e ho visto che effettivamente aveva un'intolleranza al frumento. So in hospital they were trying to give him bread and pasta and things like that, but luckily he didn't eat it. E all'ospedale quindi continuavano a dargli la pasta, il pane e per fortuna lui non li mangiava. So that helped him actually heal his gut to a certain extent, but I think it was a bit too late, so they still had to take a little bit out. E quindi questo, il fatto che lui non lo mangiasse sicuramente lo ha aiutato, però ormai la malattia aveva raggiunto uno stadio tale per cui hanno dovuto rimuovergli un tratto di intestino. So if you know this in time, then you can reduce your wheat intake and that will be enough for your gut to stay healthy. E quindi se voi siete consapevoli di tutto questo e riuscite a intervenire in tempo, questo vi può aiutare a restare in salute. Other foods that can be a problem are milk products, obviously. Altri prodotti alimentari che possono causare delle intolleranze sono tutti i latticini And also sugar. e anche lo zucchero. Sugar can be a really big problem.
Lo zucchero può essere veramente un grosso problema. At the moment I've got a client from the Middle East E mi è venuto un cliente dal Medio Oriente and she drinks Diet Coke every day. e lei beve la Coca Light tutti i giorni. And I tested everything. She has no toxic metals, Io ho testato tutto, lei non ha problemi con metalli tossici, no invasive organisms, non ci sono organismi invasivi, no food intolerances except non sugar. ha alcuna intolleranza alimentare eccetto lo zucchero. Okay. People think that if they have artificial sugars, it's going to be okay. Le persone pensano che se prendono dei dolcificanti artificiali andrà tutto bene, But that's not the case. però non è così. If you have the choice between sugar and artificial sugar, please have the normal sugar. Se vi viene data la scelta tra lo zucchero e il dolcificante artificiale, per cortesia scegliete lo zucchero. I have clients who have had MS, multiple sclerosis symptoms, because they had artificial sugar all the time. Io ho dei clienti che hanno i sintomi della sclerosi multipla per il fatto di prendere solo i dolcificanti artificiali. These artificial sugars, it doesn't matter what they're called, are chemical and they really do damage. Please don't use them. E questi dolcificanti artificiali, non importa come si chiamano, sono delle sostanze chimiche e fanno male, quindi per cortesia non utilizzateli. Try and reduce your sugar intake, whether you have hair loss or not. Cercate di ridurre il consumo di zucchero, che abbiate problemi di capelli o meno, Sugar makes the body acidic. perché lo zucchero rende il corpo acido. If you have an acidic body, it's very bad for your hair. Se avete un corpo acido, questo è estremamente negativo per i vostri capelli. Right. Because the body then uses the nutrients from the food to neutralize the acid. Perché il corpo utilizza tutti gli elementi nutritivi che provengono dal cibo per neutralizzare l'acidità. Which means again the same thing, there's not enough nutrients left to feed your hair. E quindi poi si riduce allo stesso problema di prima, nel senso che non restano abbastanza sostanze nutrienti per i capelli. You may think your hair is very important, your body doesn't agree with you. Magari voi potete pensare che i vostri capelli non siano così importanti, il vostro corpo non sarà d'accordo. Your body is only interested in your heart and your brain, anything else is superfluous. E al vostro corpo interessa solo il vostro cuore e il vostro cervello. Per il vostro corpo tutto il resto è superfluo. What we see more and more today is that younger and younger men are losing their hair. Una cosa che vediamo oggi è che ci sono degli uomini sempre più giovani che si trovano ad essere privi di capelli. Those of you who are as ancient as I am will remember that maybe 50 years ago you only saw older men who were having problems with their hair. Quelli che sono così antichi come me si ricorderanno che, diciamo, fino a una cinquantina d'anni fa si vedeva solo gli uomini anziani che erano un po' calvi o comunque avevano pochi capelli. Whereas as now more and more young men show that their hair is not growing properly. Mentre invece oggi vediamo che ci sono molti uomini giovani che hanno problemi di crescita di capelli. Okay. So what is going wrong? E quindi che cosa c'è che non va? Why is that? Perché? Uh-huh.